Sbrigati, sì. Questo gioco è un'opera di finzione, riferimento ai luoghi personali. No, non è vero, sono io. Questa è la mia storia, quindi no, no, non è vero. Non è vero, ragazzi. Non è vero. Io anzi li denuncerò perché hanno trasposto la mia storia. Va bene, non mi va bene così. Non possono usare la mia storia per fare videogiochi e poi dire nessuna, questa è la storia che sappiamo benissimo che è tua, ma facciamo finta che non sia di nessuno. No, no, così non mi va bene. È il mio diritto. Andiamo. Finalmente abbiamo il nostro. Questo qui è il nostro giochetto number 774 dovrebbe essere. Cioè, finito questo, ce ne mancheranno 3 a raggiungere l'obiettivo figale dei giochetti, almeno per me, e che non so quale sarà, non so, perché c'è un giochino che è rimasto vuoto prima di partire. Vi dico questo, cioè c'è uno slot giochetti che è rimasto vuoto. E non so cosa metterci, nel senso che non ci metterò Dragon Age The Veilguard, che è già uscito, è uscito per l'accesso anticipato per chi fa le recensioni, e ne hanno parlato in un certo modo, si sa, cioè gli hanno dato un voto che si assesta attorno al 7.5, una cosa del genere. Ma che è sto rumore? Ma che è un cicalone che gracchia? Sì, sì. Pensavo fosse una specie di, non so, di messaggio dal futuro. Radio. Comunque dicevo che quello lì, ma non mi, cioè, è un bel gioco, va bene, è un bel gioco, quello si vede subito che non è un brutto gioco, che ha tutte le carte in regola per essere un buon gioco. Però di qui a dire che è il giocone di tutti i tempi, il gran capolavoro che a noi serve per completare, diciamo, questa lista di giochetti, ce ne vuole, cioè non si può andare lì, non posso metterci un giochetto, vi dirò la verità, di così bassa caratura, perché ci sono degli elementi, e qui lo dico adesso così capite, perché avevo precedentemente in un altro video parlato proprio di questo gioco, no? Che dal mio punto di vista era un buon gioco, assolutamente, mentre tutti ne parlavano male, no? Noi dicevamo che eravamo in lizza anche per prenderlo, poi è uscito questo, mi dispiace, e questo si è magnato, questo mi interessa molto di più, anche perché ci completiamo la trilogia di titoli. Però, dicevo, era in lizza quello lì per sostituire questo, cioè sostituire, non lo sapevo che ci fosse. E quindi che cosa dire? Cosa dire? Che è un giochino che sembra avere le carte in regola per essere bello, esteticamente non è male. Musicalmente non ne ho idea, ho qualche dubbio. Va bene, sulle colonne sonore è una parte abbastanza difficile, ostica. Però se ci sono degli elementi negativi, secondo me è la longevità eccessiva del titolo, che vabbè, può essere un lato positivo la longevità, però se ti fai due palle, se ti annoia a giocarlo, a fare backtracking, diventa un po' noiosa la situazione, va bene? E poi la faccia dei personaggi, che effettivamente è una cosa veramente brutta da vedere. Cioè, sono proprio dei bruttoni, no? Cioè, non sono quei brutti, quelli belli, capito? Il brutto, bello, che ci sono anche qui su Red Dead Redemption, ad esempio, no? Qui ci sono anche più brutti, molto più brutti, ma questi sono belli, perché sono, capito, le persone giuste da trovare in questo contesto, mentre lì invece c'è una storia action con queste faccine tutte slavate e brutte, fatte proprio male, con dei lineamenti del viso, non lo so, da persona mediocre, capito, che non spicca in nessun lato, però non è sgradevole da vedere. Secondo me quello è ancora più sgradevole di vedere il mostro. Cioè io preferisco vedere un mostro, onestamente mi sembra più bello. I mostri sono più belli delle persone brutte, capito? Proprio i mostri, gli esseri aberranti, no? Anche degli esseri umani stessi, quelli lì che hanno, che ne so, un viso mezzo sfigurato, Al Simmons in Spoon. È più bello da vedere di una persona, diciamo così, blanda, normale, che si atteggia per essere, appunto, come dire, fa finta di essere esteticamente sul pezzo della società, e invece poi la guardi e dici: ma porca troia, che cesso, veramente che cesso. Ma poi questo bisogno di inclusività, voglio dire, questo eccessivo come dire, porre in risalto l'aspetto inclusività, ma vaffanculo. Ma se una è buona, cazzo, se una è buona, voglio dire, anche prima del periodo inclusività, no? C'era cosa, c'era, che ne so, Naomi Campbell, ma tutti si volevano trombare Naomi Campbell, la Venere Nera, bellissima.
Billy sei una modella per antonomasia, cioè, non è che uno dice ah che schifo Naomi Campbell, no, sei te che sei un coglione se pensi questo. Ciao Odins, buonasera. Se uno pensa questo è un coglione galattico, quella è buona, appunto. Non c'è bisogno di rivangare questi aspetti, non dire che qui c'è sempre stata, se non è buona, appunto. Certo, funziona. Si è attivato oggi pomeriggio, però non ci ho potuto giocare prima, Odins, perché stavo facendo quel video di cosa, di Forbidden Siren 2, che era un casino, e ci sono stato un botto per finire di sistemarle. Comunque anche quello è un gameplay un po' un casino, perché la difficoltà è elevatissima, ho dovuto fare un trilione di retry, e è venuto, comunque, è un gameplay più o meno come dire, che ha dei momenti abbastanza discontinui. Va bene, è un po', un po' caotico in alcuni punti. Però ragazzi, così l'abbiamo registrato, così l'abbiamo fatto. È anche estremamente difficile, quindi come dire, accettatelo come tale. Però io tutti questi giochi li ho finiti su console la prima volta. E se li porto, spesso li porto su qui per registrarli, ma io li porto comunque in seconda istanza, cioè li ho già finiti a suo tempo, mettendoci il tempo giusto, senza facilitazione di nessun tipo. Però per la registrazione devo fare un po' di economia anche di registrazione, se no mi vengono 700 video solo su un gioco. Io ne ho dovuti portare centinaia di giochetti, non uno che mi ci diverto, capito? Sto lì, anche se per quanto possa essere difficile ci posso stare anche una settimana intera. Non potevo fare questo, dovevo farne come dire, uno dopo l'altro, capito? Serrato, uno dopo l'altro, quindi dovevo finire entro un tot di giorni ciascun gioco per poter arrivare a questo punto a cui siamo adesso, e poi dopo dedicarmi alle arti marziali, capito? Finalmente, cazzo, finalmente. Andiamo Odins, sei pronto? Hai preso il tuo revolver, hai preso il tuo cappello da cowboy, hai preso il tuo cavallo da monta, hai preso tutto, la biada, che ne so, la sella. Hai preso tutto. Allora, ok, la bisaccia. Allora andiamo, iniziamo questo capolavoro di giochetto che ci rivediamo. Io almeno dopo 13 anni che non lo rigioco, che era 2011, un botto di tempo, e l'ho platinato questo gioco, ragazzi. Difficilissimo, ci è voluto un botto per platinarlo. Platinato fra l'altro con tutti i DLC. Quindi io mi ricordo che c'era un centinaio di cose, di achievement. Poi ci guardo, ve li faccio vedere queste cose, che tanto se no non ci credete. Che io ho tutti questi giochi e che ho anche tutti i salvataggi. Andiamo. Hardcore. Undead Nightmare è l'espansione, quindi qui no. Dobbiamo andare su Hardcore. Proviamo, vai. Bomba. Crea un nuovo salvataggio. Continua. Esodo in America. L'hai giocato te, Odins, questo giochetto? Red Dead 1? L'hai giocato? Non ce lo dici. È partito verso il tramonto anche Odins.
one am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Schifosa, stai zitta, schifosa. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends. Spara queste due vecchie schifose. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Sparate a questi luride vecchi. E anche a questo prete. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me. Ma lui lo sa tutto. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Vai al salone. Sì, abbiamo il controllo. Oh merda, no, ho sbagliato. Ok, come si corre? Voilà. Bellissimino, bellissimino, bellissimino. Tu no, tu non sei bellissimino, tu sei Xyonder. Mangia fascioli. Signor Mestruon. Subito una bella sgualdrigna. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Bravo, andiamo. Abbiamo bisogno di aria fresca. Non di aria frescort. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Orleans. E voilà. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Whoa! Ah, te levi? Good Come evening si to you, corre, sir. cazzo? Come on. Così. Yeah.
Madonna, sfreccia. È un missilino. Dov'è il tizio? Oh, it's Port Mercy you want to visit? Andiamo, ora siamo inchiodati qui. Madonna come corre, cazzo, è un missile. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old serene back to you. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Siamo venuti a ucciderlo. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve's Grandin. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Quante volte l'ho fatta questa discesa, ora me la ricordo. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater Oh. big bugs asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. Rio bravissimino. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. That's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Damn coyotes. What a waste of good meat. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Guarda la carcassa, vedi? Giddy up. Whoa. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Ridi, ridi. Che la mamma ha fatto gli ubriaconi. Ora qui ragazzi ci sarà da combattere strenuamente. Vediamo un attimo. Ok, è partita, c'è il salvataggio. Poi ce lo studieremo. Come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you.
Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implore. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Che culo essere salvato così. Brand è un gioco! Ok. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Prossima volta ce l'avrò io sotto controllo, stai tranquilla. Comunque, che dicevo, per dare qualche informazioncina, no? Che magari, non lo so, potrebbe non essere nota a chi vede il video, non lo so, potrebbe non sapere che il 2 è un prequel. Quindi per capire meglio la storia di Dutch, quello che è successo prima, bisogna prima vedere il 2 di Red Dead Redemption, perché è un prequel e narra di tutti gli eventi che hanno portato questo protagonista qui. Per questo paradossalmente, anche se Red Dead Redemption 1 è il finale della saga, della diade di giochi, perché poi Red Dead Revolver è un po',
come dire, è scisso dalla trama di questi due giochi qui. È come se narrasse di leggende di personaggi che sono di questo mondo di gioco, ma che però non sono reali. Sono, diciamo, delle fantasie, una specie di storia. Quindi se volete vederlo in modo continuativo, come io non l'ho mai fatta questa cosa, magari ora che registro i due video, magari poi me li rivedo tutti e due insieme, però a ordine inverso, giocando prima il 2 e poi l'1. In realtà è quello che sto facendo, però è passato un bel po' di tempo da quando ho giocato il 2, quindi sì, sono a conoscenza dei fatti, però preferirei magari vederli di seguito per capirli meglio. Comunque bellissimi, abbiamo messo la grafica al massimo, a Ultron. Confermiamo, vediamo bene. Opzioni, schermo, grafica. Come? Ah no, non l'abbiamo messa. Ora l'abbiamo messa. A mappa. Alla facciaccia, piccia. Io l'avevo preimpostato prima di iniziare la partita, vi dico questo, però probabilmente non lo so, non avendo fatto partire il gioco forse non me le ha salvate. Bellissimino, ragazzi, hanno fatto proprio un bel lavoro di Remastered. Guarda qui che roba, bene averlo visto con le due varianti, aver visto il cambiamento in live, mi fa piacere. C'è proprio la polverozza desertica, anche un bel pollame, si muove proprio come il suo antenato T-Rex, il T-Rex. Andiamo. Back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Vieni, Bonnie. Schiaccio pure i moscazzi. Bellissimino, ragazzi, bellissimino! It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. Ah, questo qui? Whoa! Come on, time for you to see what a real ranch looks like. Bello, nero ci piace di più. Questo è un tipo di giochino che normalmente ti sfonda il controller. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. A me la coda del cavallo sembra una di quelle scope And vecchio here's the stile. corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Corri al galoppo! Like yourself. Is that Ma such a guarda che bad giro. thing? Change is only good when it makes things better. E vai. Ora, ragazzi, questo è un gioco che è uscito in That's the autunno. barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. È uscito oggi questo gioco. Però è chiaro che un'ambientazione come And here questa. we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on Ma come patrol. abbiamo fatto You il get no giro? complaint from me, Miss McFarland. Abbiamo fatto il giro e basta. Come on, this is Della the only proprietà. chance you're gonna get to rest.
Dicevo che non lo so, forse che un'ambientazione così si apprezza di più d'estate. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Come on, then. Let's mount up and take a look around. Andiamo. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Proviamo subito Thank questa you, Mr. difficoltà Marston. I feel a hardcore. lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. La leggenda dell'intuito femminile è una leggenda che, non lo so, si ripete forse da secoli. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Come on, man. Time to put that blood bucket of yours to good use. That's it! Kill those little varmints! Nice shooting! You got one! Better shoot rabbits than outlaws, I see. Thank you, Mr. Marston. Prego. Like to be having a rabbit stew tomorrow. Mount back up. We should check out the rest of the ranch. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Ma goditi sta vita, goditi. Shoot them before they get to the animals. That coyote won't be back. Hurry, I bet they're going straight to the kitchen. Vai, vai. Come si fa a correre, scusa? Ah, ok. Dove sono? Ci sono altri coyotes? Sì, ci sono altri. That's it. Lie down. That's it. Damn coyotes. Good shooting, Mr. Marston. Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Come on, I'll show you the way to the river. No, No, cerca you il can tasto actually per handle a ricaricare. rifle. Ok. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Hello, mister. Here we are. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Già. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Guanciale un po' sgonfio, eh.
C'è solo la federa. Andata. E mo che si fa di bello? Ah, Bonnie, ecco. Ecco, c'è l'alba, sta per sorgere il sole. Dove lasciamo il cavallo? Vabbè, qui alla mangia troia. Ah, se fosse vero la leggenda dell'intuito femminile, tutte queste donne che vengono uccise dai fidanzati dei mariti non esisterebbe, va bene. E dov'è l'intuito femminile in quel momento? Non hanno intuito prima che quello era pericoloso, scusa. Mr. Marston. Quando funziona l'intuito? È incredibile, è proprio una leggenda questa. Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale. And by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Ah sì, vediamo. All right, I'll show you how we ride around these parts. Vabbè, ma se corri, scusa. Questa già parte. On the count of 3. 3, 2, 1, go! 3 al You're 13. not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Come! Esiste. You're lucky I'm being a gentleman. Oh madonna, no! Che merda. Ah sì, vabbè, ciao, ha vinto lei. Vabbè, 6 ore dopo. Ma guarda. C'è la sta minchia bassissima. Voglio prendere la scorciatoia. Sì. Era una scorciatoia. Il cavallo c'ha pochissima di... Ah, te il secondo, l'uno non l'hai mai giocato. Ma mi senti, vero? Mi senti, vero? È troppo alto l'audio. Quella che la ripiglia più.
Slow down! Are you saving the best for last? Easy. Ciao baby, ciao ciao. Yeah. Si sente benissimo, benissimo. That was fun. Sure. L'abbiamo fatta, audience. You should go pay the marshal a visit. Abbiamo recuperato un divario enorme. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. Do whatever you think's best, Mr. Marston. Signor Mestruon, ormai è entrato il suo nome questo per me. Mr. Mestruon. E bravo Mestruon, bravissimo, bravissimo. Bello, devo dire. Quindi lei... Ah, l'evoluzione della grafica è spettacolare. Ah, sì. Beh, certo, sì. Ma anche questo non è messo male, Cioè, questa è una remastered, alla fine forse un po' potenziata, non so, forse c'è qualche elemento anche di remake, capito? Non è una pura remaster, non hanno semplicemente, come dire, aggiornato la risoluzione, hanno messo delle feature in più, tipo, che ne so, la polvere, non lo so, non me lo ricordo, ma non mi sembra che fosse possibile, che avesse senso una remastered pura. Va bene, avrebbero migliorato pochissimo la grafica, perché fate conto che nella PlayStation 3 già potevi portarla, che era il Full HD, ora non so se ci fosse già, io non sono esperto di queste stronzate tecniche, ragazzi. Sapete bene che la mia è un giudizio critico di tipo artistico, basta. Per il resto non ho idea dei cambiamenti tecnici, non mi sono neanche informato, perché apprezzando la saga e volendo comunque portarla a prescindere, questo qui l'avrei voluto portare tantissimo, portare la versione PlayStation 3 non aveva senso in vista dell'uscita di questa remastered, forse secondo me ha qualche componente di remake, però informatevi magari se siete più interessati a questi aspetti tecnici. A me personalmente non me ne può fregare un cazzo di meno, però giustamente se invece uno è interessato può andare a controllare, vede le differenze specifiche, anzi semmai scrivetelo sotto nei commenti, perché cioè, se me lo dite ne prendo coscienza, capito, di questa cosa senza problemi, cioè non è che sputi su una conoscenza in più, assolutamente, però per mia formazione personale preferisco gli aspetti più diciamo più narrativi, più mentali, quelli meno numerici, quelli meno, capito, tecnici, quei datini così messi a caso che poi non ci spiegano se il gioco sarà bello o no, perché può avere tutte le potenzialità del mondo tecnicamente, cioè l'aspetto hardware, l'aspetto tecnico, software sono lì, però poi vanno lavorati in chiave umana per dare il significato a quello che uno vede. Cioè la bellezza delle cose in questi giochi è anche come ci ha lavorato l'essere umano nel distribuire gli alberi, nel mettere saggiamente alcuni elementi dello scenario e anche una trama, una bella trama. Comunque io questo qui me lo so goduto quando ero un ragazzo. Si parla di 10 anni fa, io sono ancora un ragazzo. Quando ero un ragazzo di 10 anni fa, io sono un ragazzo di 10 anni dopo. Va bene, facciamo così. Noi siamo tutti d'accordo. Bellissimino. Questo proprio ce lo godiamo, ragazzi, sto giochetto, daremo spazio anche a tante riflessioni, perché c'è modo di estrapolarne, ad esempio qui dentro, no? C'è la questione degli indiani d'America che sono stati bistrattati dagli americani, cacciati dalla loro terra per far arrivare questi volgari, questi ignoranti zozzi e fargli conquistare la terra. C'è la questione dell'ambiente selvaggio contro ambiente urbano. Questi personaggi qui vivono meglio in un ambiente selvaggio piuttosto, anche lo stesso John Marston. Ci saranno anche quelle tipiche distinzioni uomo-donna, no? Che ci piacciono tanto. Già ad esempio si nota subito bene questo discorso che alla donna piaccia
dare dello stupido all'uomo, anche se non credo che lo pensi, altrimenti lo direbbe a tutto ciò che ritiene veramente stupido, no? Non lo direbbe, ad esempio, non lo direbbe una persona che ha dei deficit cognitivi per questioni genetiche, anche se è effettivamente stupido, non andrebbe a dirgli stupido. Lo va a dire a un uomo probabilmente per abbassargli l'ego. Io credo che lo facciano solo per questo, per abbassare l'ego. Comunque andiamo, procediamo. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies. And E l'uomo dice alla donna che è bella, anche se non è vero. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. Oh, bene, andiamo col nostro carretto. Nel canale, per chi è interessato, vi ho portato non solo Let's just tutta la... go. I don't want... Ora, con questo è tutta la trilogia, con questo qui abbiamo tutta la trilogia di Red Dead, va bene, compreso il primissimo Revolver. Però vi ho portato anche i 2 titoli spettacolari di Call of Juarez, che sono bellissimi a modo loro, sono in prima persona, sono dei giochi stupendi, veramente incredibili, uno più bello dell'altro, perché sia l'1 che il 2 hanno delle caratteristiche eccezionali. Poi c'è l'elemento grafica che chiaramente nell'1 è più indietro anche rispetto all'1 di questo, chiaramente è anche più vecchio, e invece il 2 che è perfettamente all'altezza con la grafica di questo qui, anzi migliore forse, perché è uscito su PS3 e era, come dire, i giochi FPS sono sempre stati un gradino superiore come estetica rispetto ai free roaming, perché per questioni anche di gestione degli spazi, insomma, questi devono calcolare simultaneamente tutta la presenza dell'area, mentre invece un FPS no, è comunque a livelli, no? Quindi deve calcolare soltanto quello che stai giocando in quel momento. I want to keep Paul waiting. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, Allora, that's sto silly. polpetto mi attraversa la Perhaps strada, there's hope for guarda. you yet. I wouldn't bet Vorrei on morire it. Oh, there's always hope, Mr. Bravo. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe Oh, that. madonna che Admirable pennata. attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are 2 theories to argue with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. È un commesso viaggiatore quello lì. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarlane. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarlane. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Oddio, cazzo, devo vedere How are you questi today? due. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. Lei And continua a at what darci degli point during your stupidi. day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me. So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person
Hey, Hood. Eccoci. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Le ruote del Most carretto important si thing vede for che you è right un now po' is get yourself squadrate, to no? Dr. Johnson's office to purchase Ma va some medicine. benissimo. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fella. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Che bello, mi ricordo i trailer prima che uscisse, bellissimo. Lo aspettavo tantissimo questo giochetto quando vidi i primi trailer, stupendi. È una cosa che non si era mai vista in un ambiente western così, è spettacolare. Io ho sempre considerato i migliori giochi di Rockstar. Hi there. You need something for that gout? Any meds, laudanum, Daccelo. adrenaline, or pills? Come see me. Thank you very much. Certo sarebbe bello, no, dialogare così. Che lei ci dà dello stupido e noi gli diamo della racchia. Brutta scrofa, va bene, scrofa di merda. Così. Mettere il dialogo sullo stesso piano, no? Che ci si offende a vicenda. Bella relazione, no? La gente che guarda da lontano proprio invidia il tuo Thanks for amore. driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Ma prima non ce l'avevamo noi il controllo sul PGG, signorina. Bravissimini. Puoi acquistare Pepe te, chi ci dà i soldi adesso? Il cavallo dov'è? Non ce l'abbiamo. Andiamo subito dallo sceriffo. Down, 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 down. Down, 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 down. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you! Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Oh, what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Oh, no. Put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Continua a sputacchiare, Madonna Cristo. Oh, I done seen enough of your hide around here. Perde tutto il C. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county.
course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. The saloon's this way. Bello soprattutto i modelli dei personaggi come li hanno sistemati bene. Bunch of 2-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. That's the way I figure it. Better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting... Scusate, devo dire una cosa, questo sì che è un open world fatto bene, non come quelle merde dei giochi Ubisoft. La prima cosa che mi è venuta in mente guardandomi in giro è diciamo ma guarda questo come è fatto bene, c'è il tizio che fuma con le spalle alla porta, no? Guardi quei giochi Ubisoft, tutti ci provano ma è tutto dissonante, no? Approach to law enforcement? I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Migliore serie di Rockstar. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. God damn it, he's on to us. Get after him. You want to try that again? Come on. If Walt's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walt's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Spring, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walt's the start, but there's plenty more where he came from. Yeah! Come on! Let's go! Looks like he's holed up at the old Pleasance house. Find a spot for our horses. Let's go! Looks like we got company, boys. Vai, si spara. Vediamo un po' come vanno le cose, ragazzi. Take cover. We'll work our way up this hill. Hey, yeah, you, over here. Move up to that wagon on your right. I'll cover you.
Marston, take that bastard behind the crate. You ain't that tough, Walton. You're outnumbered, Marshal. Non vedo il puntino, dov'è il puntino? Scusate, non vedo più il puntino. You almost killed me. Ah, eccolo. Modalità di mira esperto, ok. You know you're gonna die, right? Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. Come on. Siu. Willy il coyote. Anzi, Mick. È lui. Mick. Callo. ¿Dónde estás? Ok. Direi di tornare dallo sceriffolo. E voi passanti non fatemi incazzare, perché... No, ma che viaggio rapido, dai. Facciamo una bella scampagnata. Sto cavallo ha pochissima resistenza. Questo è vero. Quante sfide multiplayer su questo giochetto, cazzo. Penso di aver trollato un botto di gente, veramente. Centinaia e centinaia di persone che entravano lì pacificamente per divertirsi, per poi trovare me a impedirglielo, a dargli il più fastidio possibile. E il resto era il vecchio West, ragazzi. E chiunque ti poteva far saltare le cervella, no? Boh, lasciamoli stare, non so se sono... Ah, c'è anche uno sconosciuto qui, benissimo. Andiamo a parlare prima con lo sconosciuto, va. Oh, they took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Can't the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Let's go.
Cioè lì c'è una morte che è una taglia. Dov'è? Non mi danno un'indicazione su dove trovarlo? Mappa. Ah, qui ecco. Appetiti americani. Credo che sia lì. Corriamo. Il deserto. Down, 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 down. Down, 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 down. Qui nella gola dell'eterno fetore. Ma sarà qui. Ci ha mandato da un'altra parte il gioco. Non è nella gola. Che bel cavallino che fai. Vai, vai, vola. È qui sopra. Cerchiamo subito il bambino Gesù e salviamolo dalla forca. Ecco. Ma il bambino che cazzo è? Sai che non era qui. Las Coyonas. Ci aveva dato una destinazione, però non la trovo. Ma io avrei anche la mappa originale nel gioco, volendo. Potrei controllare così. Ah, ecco, The Hanging Grove. Ah, qui. Ok, è qui il bambino. Salviamo il bambino, dai. Sto bambino dice che era qui. Ma leggiamo il diary. Sconosciuti. Ah, non c'erano prove su dove si trovi il ragazzo. Ah, ecco. Inattivo. Dobbiamo aspettare che si sblocchi. Vabbè, niente, allora torniamo in città. Però comunque abbiamo fatto qualcosa. Vediamo anche, vedo che c'è un teschiettino. Andrei a fare quello prima, che forse è una bella taglia. Così ci alleniamo un po' a sparare. A Sparovic.
Down, 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 down. Madonna, quante volte l'ho fatta questa parte? Il villaggetto, ora mi viene proprio il flashback costante, no? E perché l'ho giocato tantissimo questo giochino, tantissimo. Gesù, Gesù è tra noi. Preciso dove eravamo prima. Ma che è successo? Ma che è? C'è uno che sta accoltellando una prostituta. Boh, ma io l'ho seccato. Torniamo a Hanging Rock. E vediamo di seccare qualche bandidos. Porto il cadavere oppure la prova. Vabbè, niente, quindi non c'è bisogno di portare il cadavere. Ma bisogna capire come gestire l'intelligenza artificiale, però per ora non mi sembra aver avuto problemi. Forse lui sarebbe stato meglio. Oh, ci seguono. Eccolo. Donna che schifo.
Ma era un altro lo sceriffo, ma chi era questo qui che ci ha dato dei soldi, scusa? Hello there. Hello, Mike. You did it. Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Baller twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm is most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Là. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. Ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Wilson folded you up like an empty person last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Ew. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. We're nearly there. Keep your eyes out for the bollards. Yeah. All right, leave the horses here and follow me. Let's go. Stay alert, boys. Venga, sceriffo. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Venghi, sceriffo, venghi. Down, 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 There's the down. son of a bitch. Ah, boom, morto subito, sì. Porco Dio, ma un attimo, cazzo Cristo. Let's move up the canyon towards the fort. Minchia. Ce n'erano 72, uno in cima al canyon. Prima morte, ragazzi, Time prima we're done with morte del those gioco. bollards once and for all. Yeah, I owe it to the McFarlands. They've got some of Mr. Gulch's livestock, too. Come on, this is today. C'era neanche un riparo in quest'area, zero.
Bassetti. Those bastards were waiting for us. Help me out here, will you? That bastard won't be rustling no more. Okay, boys, you head down that left fork. I'll take the right. Marston, you come with me, go with them. Look, over there. Hurry up. Stay with us. Vado con lo sceriffo. Me and you again, Marston. Let's hope this goes as well as last time. Eyes up, boy. Behind that rock. You better surrender. You hear? Stay close. All right, come on, Marston. Let's push on. I see you, boy. Come on. The deputies are making some ground over there. For Christ's sake. Eyes up. We ain't finished yet. Però ha dei problemi di mobilità, Let's clear out Pike's Basin once and for all! Good shooting, boy! My God! Alright, let's move down and take those bastards in the camp. Come on, stop lagging behind! Nice and steady now. Don't leave yourself open. What have you got for me? Un attimo, il sceriffo, un secondo, mo muore lo sceriffo. Don't mess with me! Bam! Avete capito un cazzo. Guardate che ce n'è un altro, mi sa, altri due addirittura. I'm giving you one last chance to put your hands in the air. Meno uno. Good shooting, Marston. Beccato. Looks like there's some ammunition lying about if you need it. I'll meet you up on the ridge. Damn you. Sorry, partner. The downs, the downs, the downs, 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 the downs, the down, the down, the down, the down, the down. Il 2 ha delle caratteristiche speciali, chiaramente, no? C'è tutta cucinare, cose speciali, insomma. Ma non si può giocare il 2 senza lui. Oh merda, no, siamo morti. Una sega, una sega, una sega, una sega, cazzo, mi sparano subito. Torno dallo sceriffo un cazzo, non trovo i nemici, eccoli. Maremma troia. Che stronzo. Muori. Ora muore quello scemo dello sceriffo.
Bravo. Anche perché non so, a questa distanza non lo prende bene, eh. Però lo prende, lo può anche prendere. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's try to sneak up on them. The closer we are, the less chance they have of making a run for it. Di sotto c'è gente. Cominciamo la strage. There's one more for the vultures. There he is. Questo è un cecchino, cazzo. I think that's all of them. Fine shooting, boys. Now come on, let's untie those hostages. Sono un Can I cecchino, borrow dai. this bread? C'è il Fortniteino che va lì a due passi a spararsi con le mitragliate. Ah, qui c'è del TNT. Thanks, Marshal. Brava We're gente. indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. But one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and back piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Belle muccozze. Bella la mucca chianina. What have we got here? Mazza come le apre. Con un pestone. Tac.
Sei cavallo, andiamo. Andiamo che ci aspettano. Veramente bellissimicchio. Calmo. Andiamo verso Rottenkulen. Questa W. Che bel cielo stellato. Ah, che bello, che bello. Peccato non poter vivere più in dei mondi così, perché ormai la società è diventata una schifezza. Perso il contatto con la terra, perso il contatto con tutto, no? Questo è quello che vorremmo vedere, questo. Non le cazzo di città, le cazzo di industrie, no. Il mistero della campagna. Ah, qui è dove si svolge Undead Nightmare. La cappella, la cappella. Allora, andiamo di qua. Excuse me, sir, you need help? Mister, you alive? Fuck, God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? The closest doctor is in Armadillo. Sbrighiamoci. Il gioco non è fatto da componenti tecniche, se no adesso tutti i giochi sarebbero belli, non è vero, sono tutti brutti. È inutile incaponirsi sugli aspetti tecnici, no? You must have me mistaken with somebody else, friend. The Bollard Twin Walton's gang. I know who you are. Good Lord, it's those scoundrels once again. For the love of God, stick to the road. Make sure you stay on the road. I don't know how much I can take right now. Leave the driving to me. I'll go as easy as I can. God, they're smart. I could have burnt myself, I can tell you. Yeah, it looks like they've really got the message. This is it. Se non metto la porco zio, ma c'è il cazzo di carretto. Why is the ground in the sky? Why? I need. I'm not an enemy in the world. Please, let's keep moving. Well, somebody sure doesn't think you should Porca troia. We're never gonna make it with one horse. The time has come. Questa niente è morto. Ma sì, per forza, no, ma che sono un cazzo che vengono a cercarlo adesso e poi mi arriva quelli con la carretta.
prende la scorciatoia, ragazzi, ma possibile? I implore you to please stay on the road! What the hell happened to you? Bandits! Hoodlums! Cala tantissimo se vado fuori dalla strada. Cala un voto. Ma madonna, guarda, cala tantissimo. Niente, muore. Non me lo fanno fare, chiaramente. E muore. Ok, dai, prendo la strada. Non manca neanche tanto, capito? E lì, dai, cioè, veramente. To Armadillo! Ah, vediamo, strada. Tocca fare la strada, va bene. I knew you'd come, but I knew this wasn't my time. He has a greater purpose for me. You're delirious and plain dumb, friend. Fate brought you to my aid. Why else are you helping me? Look at you. Somebody needed to. Troppa gente da leggere, devo leggere i dialoghi, quello che mi dicono loro. No, mica di questo merda. Mica di questo. Is that all? Praise me. There's still hope. I can't talk anymore, I'm afraid. I'm too weak. You're killing me! Get back on the damn road! Calmo. Make sure you stay on the road! I don't know how much I can take. C'è la strada, I'll go as easy as I can. Down. Mica di questo. Master John! Master! Arma a sgrillo. I thought I was in powder for sure. I'm gonna block you came along. I wouldn't start celebrating just yet, friend. We're here. Stay with me. Oh, where the devil are we? Beh, dovevo provarla da attraversare di là, ragazzi. Chiaramente è stato calcolato, no? Gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Ah, qui si è sbloccato forse il continuo di quella missione di prima. Mister, she's gone. Who is? My wife, she's gone. She went out picking mushrooms in the hills near Hanging Rock and they got her. The stories are true. What'd the police do about it? Oh, about as much as you'd expect. Made me fill out a form. Beryl ain't strong, but she's a good girl. I'll see what I can do. Questo. Sempre appetiti americani. Tenete, ma ce l'hai con noi? Let's go. Colpo di petto.
sempre qua sopra. Toccare il sangue così ti fa capire cose, ti istruisce. Tutti coglioni. Ah, vedi, vedi. Scogliamo cielo. You stink! Let's go! Poi mi dispiace dirlo, ma non illudiamoci che la Rockstar sia in grado di fare altri giochi così, perché io personalmente non ci credo. Io personalmente penso che anche l'epoca Rockstar sia un po' giunta al termine creativamente, perché c'è stata, a parte l'allontanamento di uno dei fratelli, il più creativo dei fratelli House. Ma non è solo quello, non è soltanto quell'aspetto. La cosa peggiore è il panorama generale videoludico. C'è troppa gente, no? C'è troppa gente che si aspetta cose e influenzano negativamente un mercato che prima era più intellettuale, più legato al fascinamento della persona un po' così particolare e strana, che decideva di rivolgersi a una tecnologia, a un media nuovo che veniva considerato un po' da deficiente, che invece ora è sulla bocca di tutti. Prima era così, che si interessava ai videogiochi era un deficiente. Ora invece no, sei un genio se ti interessa ai videogiochi, no, si è ribaltata completamente. Però fatto sta che prima c'era una nicchia di persone che se ne fregavano di questo giudizio, non avevano assolutamente problema a fregarsene. Invece mo è un casino, perché questi ci mangiano, hanno capito che ci sono i soldi, tanto mercato dietro, da mo che l'hanno capito. Well, howdy. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh. Y'all ain't È never un seen down the route rabdomante, before? esatto, cerca Never seen a l'acqua. man summon the water up from the bare earth, Mr. Marston. Ah. No, can't say I have. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east, so... Man needs a wellspring on his property to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at Old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but... Old Coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his property. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his property for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. Are you going or not? You're making me nervous. Come on!
Dove sono? Dobbiamo mettere dalla parte opposta. Ah, questa, bene, andiamo di qua. Famose prima questa. C'è un altro paio di missioni, questa è un'altra, poi per ora stacchiamo ragazzi, non è che voglia farci una mega run all'inizio subito, sapete che preferisco giocarmeli con tranquillità, calma, e oggi sono anche abbastanza stanco, però dovevamo farci qualche sequenza di missioni perché è troppo bello. Tanto uno dei 4 giochetti che aspettiamo è uscito e abbiamo già iniziato. There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Thank you, mister. I could use a little luck. Let's go. No. Ma come non salta da qui, mare e matroia. È un casino centrare quest'altra no, vabbè. Ah. È troppo angolato di là, no? Ma guarda te che roba. Ma va. In groppa staccionate di cavallo. Oh merda, c'è un ghepardo. Dammi la pellaccia. Oh, Lord. This is nasty. Yeah. Slow down. What the hell do you want? Howdy, friend. I didn't know anyone lived out here. Whoa! Now you can't rob the place now, can you? Now get! Friendly old bastard, ain't you? I don't need me no friends, friend. We all need friends, old-timer. We die alone, but we live among men. You know, I was interested in moving out this way with my family. Would you be willing to sell me a parcel of land? We wouldn't even have to speak or nothing. Land's too dry for farming. Bandits run all the cattle off. Why you want this land? I guess I just like the scenery. Well, I don't know. Maybe for $200 I could give you the deed to this land, find myself a place up in Blackwater. Although I never could stand the people down there. No, sir. Make up your mind. I ain't got all day. Why don't you come back when you got the money? Just
Just give me the deed, old man. I knew you was no good the moment I baptized you. Mi ha spiegato come legarlo. Addio, mi dispiace. Un'ora e meno 50, Ci è costata cara, ma non abbiamo soldi. Io ho cercato di pagarlo, sia chiaro. Ho cercato di pagarlo, ma niente, non è andata bene. C'avevamo un quattrino. E pur di completare la missioncina faremo di tutto, insomma. Noi mitini. Non ci è arrivata l'energia di dormire, peccato. Cavallo? Allora, dov'è il tizio? Oggi sono stanchissimo, ragazzi, quindi possibile, l'ho preso almeno 600 volte. Campioncini dell'amore. Buona mitina. Razza di cima viene un po' più, ma chi è? Chi osa? Let's go. Boh. C'è anche una taglia nuova, ma la facciamo la prossima volta, se no non si finisce mai, perché qui è una missione dietro l'altra, chiaramente, no? Attraversando un'area ne scopriamo 600. Io chiaramente nel gioco, ragazzi, mi concentro sulle attività di sparo principalmente, tipo appunto i ricercati, missioni secondarie, sconosciuti e missioni primarie. Il resto no. E DLC pure, chiaramente, che ce lo siamo presi. Andiamo a dare l'atto di proprietà a questa merda. Let's go. So, are we property owners or not? Well, howdy. You got the deed? Yep. Here it is. Yeah. Oh, there's blood on this deed, Marston. I didn't tell you to kill the poor old man. Here, take the money. That old bastard's got a son living up in Blackwater, so I'd be real careful not to publicize this sale too much. Unless killing entire families is a pleasure of yours, of course. Good luck with the property, McAllister. Yeah. Lord. Ma chi ti conosce? Sconosciuto.
Bellissimino. Che poi c'è quest'area su coso, no? Su Red Dead Redemption 2. Quest'area è accessibile, solo che è vuota, non ci fai niente. Nel 2 hanno riprodotto anche tutta la mappa dell'1. Armas Grill. Famosa questa missione per Bonnie e poi basta. Per oggi vince basta. Tanto poi la riprendiamo anche a gameplay, a sorzetti di gameplay. C'è bisogno di fare tutto in una botta per correre al termine del giochetto. Quello l'abbiamo fatto con altri titoli, ma ora siamo così, cioè abbiamo abbastanza tempo per fare tutto, perché c'è questo e Shadow of the Damned per... diciamo, abbiamo un botto di tempo per finirli. Io quindi vado come... questo pulsantino qui dietro fa il fischio, bravissimo. Dicevo, io normalmente vado alla mia velocità, senza né decelerare né accelerare, cioè vado normalmente alla mia velocità. Però non faccio una speedrun come altri giochi. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed Dutch. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left. I tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me
Well, I could try. What do you need? Money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Are you ready to learn how to herd some cows? Come no? Non vediamo l'ora. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Ciao Spauto. Cacarezza non ti piace? È proprio... è uno che fa proprio cacare. Mettiti in posizione dietro la mandria, c'è? Ah, ok, di là. Non so, non sono un mandriano. Fagioli sono fagioli. Esatto. Però sai come anche i fagioli fanno cacare. Cioè, te stai scegliendo un buon modo per cacare. Cacarezza fa meno cacare dei fascioli, dici? Ma non lo so, Dai, però sbrigati. Dai, andate. Sono un ottimo mandriaco. Mandrake. Che bellissimino. Sparo questo giochetto, che bellissimino. Oddio, oddio. Non sta nello scheletro, non nella pelle, nello scheletro. Non sta nelle budella. Andate stare in laboratorio, quale fa più cagare. Ah, le mucche sono diventate una cosa sola, vedi? Una mente unica. He's just showing off now. Kneel it down. All right, let's move this large herd out to the far pasture. Ah, ora quella più grossa, bene. La vecchia quercia. La vecchia quercia. Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. Stanno allontanando troppo. Mandrianal. No, dicevo che la gente una volta si focalizzava sull'aspetto tecnico dei giochetti, no? Gioco dietro c'è l'RTX 725, allora sarà un gioco di qualità, dando per scontato che, come dire, aumentando la qualità sarebbe la qualità grafica sarebbe aumentata anche la qualità del gioco in sé. Ma non è vero, non è così. Non è così assolutamente. E forse ora le persone ne sono più consapevoli, perché infatti girano tantissimi indie, girano anche tantissimi giochi che sono, diciamo, non sono AAA e che comunque vendono, a volte sono delle belle sorprese. Perché non andiamo più? Ok, ora andiamo. Oh, chi è? No, è un cacciatore, Va. Becco gli uccelli in volo, cazzo, li distruggo. Andiamo. Spegniamolo. Spegni il fuoco, mangia il fagiolo, poi ci sposta il mucco. No, non è solo così, Spauto. Killa e rikilla soprattutto. Tutta una questione di killare. Noi siamo dei pistoleri. Non dei semplici ragazzo mucca, cioè cowboy.
No, mi ricordo che tanta gente all'epoca, no, diceva, oh, c'era questa, la componente, il processore HDML 71 integrata a una GP Car 65 XP H7, cose così, no? Poi dopo magari i giochi davano per scontato che il gioco fosse bello a prescindere, cioè bastava che la caratteristica tecnica fosse elevata, punto, no? E il gioco era bello in automatico. Ma adesso si è rivelato la verità, no? Dietro queste cose, che adesso, pur avendo molte capacità tecniche, non riescono a fare un bel gioco. Stessa cosa con i film, no? Adesso avrebbero la capacità di fare tutto benissimo alla perfezione, però i giochi e i film fanno cagare. Questo perché è il lavoro umano che ci sta dietro queste cose, no? La modellazione poligonale non è da tutti, non tutti sono capaci di farla bene. Il motore grafico in sé non è niente. Processore DC5 Mediaset RTX. No, io mi ricordo un mio amico, no, pure tanta gente che conoscevo che cominciava a straparlare di queste componenti tecniche. Dico, io personalmente non ci capisco niente, non è perché non mi interessa, capito, questa roba, normalmente non me ne frega nulla. Io mi baso su quello che vedo giudico se la componente artistica è di livello, è questo che importa. Madonna, ma che è una corsa di cavalli? È la componente artistica, no? Però alle persone piace per questo scientismo da due soldi, no? Tutti vogliono fare gli scienziati. È la scienza, la mia unica religione. Tutta con questa voglia di scientismo assoluto, pensano che basti avere una componente così oggettiva, come invece la creatività di un essere umano non è, e non è oggettiva, no? È una cosa che la vedi dopo averla prodotta, una cosa. Mi ricordo che tanti si incaponivano nel puntualizzare sulle componentistiche grafiche, che poi ora si dimostrano non essere sufficienti per fare un bel gioco. E se ne sono accorte le persone, se no gli indie non avrebbero avuto tanto successo. Anzi, se diciamo che l'ambiente più creativo è diventato proprio quello lì che ha delle componenti tecniche più basse, mentre quelli più alti quasi dai per scontato che sia una schifezza di gioco allo stato attuale. Ora è chiaro che questo è un remake, ragazzi, cioè la componente tecnica c'era già all'epoca, va bene, però ora è stata implementata ulteriormente sulla base dell'esperienza di un gioco che ha più di 12 anni, quindi è un altro discorso, no? C'è stato un lavoro ulteriore dietro tutto ciò. Perché c'è un puntino verde, blu? Non sono daltonico, ho detto solo verde, volevo dire blu. Sparito completamente. No, va bene, ma se ti serve se ti serve una componente per giocare un gioco, è chiaro che, come dire, te la procuri, no? Va bene. Però io mi ricordo che il discorso era quello caratteristica tecnica, qualità. Stessa cosa facevano anche sulle console, no? Dice, quella console lì, caratteristiche tecniche, bomba, qualità di conseguenza. Cioè c'era la gara, io mi ricordo, no? All'epoca PlayStation 2 e Xbox. C'era il discorso, ma l'Xbox è più potente. Ma la PlayStation 2 è più potente. A volte facevano questo discorso, ma la PlayStation 2 c'ha 3 ventole, oppure c'ha, che ne so, i girini dentro che sguazzano, che tengono fresca il coso, no? Che ne so, il motore. Poi quello lì non serviva un cazzo, perché ad esempio è vero che la prima Xbox era più potente della PlayStation 2, però di fatto la PlayStation 2 ha segnato un'epoca perché era piena di giochi con un sacco di creatività dentro. Cioè non è collegata alla qualità grafica delle cose. È chiaro che se ci fosse l'unione delle due componenti sarebbe bellissimo, però spesso non ce la fanno, perché già realizzare un gioco che è nella mente di un artista, che spesso non viene neanche troppo accontentato, no, dalle case di produzione, e quindi è già difficile far sì che il gioco sia quello che ha in mente. Poi anche metterci l'implementazione grafica adeguata all'epoca, quindi renderlo un gioco costosissimo, è una cosa che normalmente non interessa un cazzo di nessuno e quindi non viene realizzata, con l'unica eccezione, indovina cosa? Indovina cosa? Qual è l'unica eccezione di tutto questo, dove il creativo ha fatto quello che voleva e il producer ci ha messo tutti i soldi di cui aveva bisogno l'artista? L'unico caso.
C'è un solo caso in tutto questo. Shenmue. Shenmue è esattamente questo. Infatti dopo sia Sega che tutti gli altri producer di videogiochi l'hanno visto come un esempio di terribile di fallimento, no, dell'azienda stessa, perché mettere in debito un'azienda per produrre un gioco costosissimo che poi non hai il ricavo giusto, non hai il fatturato giusto, è un casino. Cioè è più la spesa del guadagno. Il componente non fa il gioco, dice, ma grazie al componente gira il gioco. Beh certo, sì, se no potremmo farlo senza il componente il gioco, no? Cioè ci vestiamo tutti da cowboy e interpretiamo il gioco. C'è gente che si diverte di più così che a giocare il giochino così, in questo modo. Ci sono persone che si divertono di più a interpretare le parti e lo potresti fare senza bisogno di RTX. Ti divertiresti tantissimo, tantissimo. Ci sarebbe uno che ti crea una trama bellissima, capito? Poi magari qualcuno riprende pure il tutto, verrebbe un capolavoro meglio di questi giochi. Ti posso dire questo. RPG, beh certo, sì, alla fine, cioè comunque è un'opera di un'altra persona, quindi tanto vale collaborare con altre persone per realizzare il gioco noi stessi. Che avevi scritto prima anche... Sì, la console war, no? Quella è sempre la console war. Arriva l'espertone che cerca di mettere il tutto sullo stesso piano dicendo ma la PS5 è più potente dell'Xbox S, quell'altra è meno potente, ma quello c'è servizi migliori. Cioè cercano di andare qui, no? Su questo metro di paragone, di giudizio che dovrebbe rendere oggettiva l'analisi, quando invece non è così. Dipende dai giochi che hanno, no? Dipende dai giochi che hanno. Poi la qualità grafica poi spesso è un tassellino, capite, superiore in uno, ma proprio una roba veramente infinitesimale, roba di cui puoi benissimo fare a meno. C'è tanta gente che gioca i giochi sulla Switch che hanno un downgrade grafico incredibile, eppure se li giocano lo stesso. Anch'io onestamente me ne frego un po' di questa cosa, Cioè se anche che non sia il gioco nella console o nel sistema più performante del mondo, non me ne frega niente. A me interessa di fare l'esperienza di videogame. Poi il fatto che si possa mettere una componente in più, una in meno, a me non mi cambia l'esperienza di gioco assolutamente. Non mi cambia niente avere o no qui, che ne so, un rotolo di merda qui sul selciato che qui non c'è, capito? Ma nella 360, no, come si chiama, nella PS5 c'è anche il rotolo di merda. Allora diciamo, devo comprarlo assolutamente perché qui il rotolo di merda manca. Non me ne frega niente, non mi cambia l'esperienza in questo modo. Diciamo è un insieme di cose. Maledetti videogame, sì, no, ma maledetta cultura in generale, cioè miscultura, no? È veramente fastidioso vedere questa cosa, guarda, credimi, Spauto, che poi la vedo da anni, no, dietro in questo settore. Cioè non riescono a trovare un modo oggettivo per analizzare i giochetti, capito? Diventa tutto, viene messo tutto lì sul gusto e quindi non si va mai su un piano estetico. È importante invece prendere e dire quando una cosa è veramente bella e differenziarla dalle altre, altrimenti diventa tutto così. Però si dovrebbe guardare la componente artistica e non che lo sai che questa cosa qui anche nella pittura me la vengono a dire. Cioè io vi giuro ragazzi, morissi in questo istante, la gente a volte quando vedeva i miei quadri, mi dice che colori hai usato? È la stessa cosa che chiedono quelli lì, che RTX hai? Cioè, non è quella a determinare la qualità del quadro, è la mano del pittore, solo che non lo vogliono accettare, capito? Nella loro mente vogliono pensare che sia il pennello a fare da solo, che tu quei colori lì siano belli a prescindere dal quadro in cui li vedi. Va bene, sì, è chiaro che i colori sono tutti belli da vedere, è chiaro, però non sono niente se non vengono organizzati in delle forme. Non gli viene dato un significato, è quello che comunica all'intelletto delle persone, ma questa cosa qui li avvilisce dentro di sé, no? Dicono come, allora io non ne sono in grado. Allora sei tu, mi vuoi dire che sei tu a usare bene il colore e non il colore a essere bello a prescindere come lo metti? Certo, certo che sì, è proprio così la cosa. Che differenza c'è tra un artista e uno che è l'imbianchino, scusa? C'è una bella differenza. Usa il colore in un certo modo, anche dosandolo, scintillinandolo a volte.
Sì, no, esatto, sì, lo metto su un fucile, io faccio così normalmente, come dici te, Spauto. Metto il colore in una cartuccia, poi col fucile a pompa, pam, sparo sul muro e c'è già la Gioconda fatta, capito? Già pronta così. E dici, oh, che bello, che cartuccia hai usato? Questa cartuccia qui ti fa venire la Gioconda sul muro, stai tranquillo. La gente non l'accetta, non accetta di dover dare un giudizio sul lavoro umano, capito? E distinguere quello è bello e quello è brutto, perché hanno paura di ferirsi a vicenda, capito? Hanno paura di dire ma quello è un artista e quell'altro no, e a quel punto io non sono un artista, male, e lui è un artista, sì, non va bene. La gente non accetta questo, non accetta di pensare che questo gioco è stato realizzato bene perché dietro c'era una mente creativa che sapeva usare le cose, perché le stesse componenti che sono in questo gioco e che erano presenti all'epoca sui sistemi PlayStation 3 erano quelli che avevano tutti a disposizione, tutti ce li avevano, però questo è stato fatto bene, gli altri non erano fatti come questo, è così. Stessa cosa vale adesso, vale per il cinema, vale per la pittura, cioè le componenti sono sempre lì a disposizione, ma cioè chi le usa che fa la differenza, scusa. Non l'accettano, credimi, è proprio una cosa che va contro la democrazia, il concetto di democrazia, di uguaglianza, no? Che chiunque può prendere e fare i quadrettini del cazzo di Bob Ross, non è così, non funziona in questo modo, bisogna accettarlo, no? Vabbè, comunque discorso chiuso. Comunque questo è bellissimo, devo dire, guarda, che è proprio una goduria. Vi dico la verità che questo è un elemento puramente nostalgico, lo dico solo per questo, che anche se il 2 di Red Dead Redemption è molto più bello oggettivamente di questo, non solo per le componenti tecniche, ma per tutto, è più vasto, è tutto più bello, c'è più recitazione, che vi posso dire, c'è più immersività, è un immersive sim di livello maggiore, però questo giochino qui l'ho veramente spolpato quando ero ragazzo e quindi ci sono proprio legato con Ocore, mi piace tantissimo, proprio, non lo so, potrei dire che è uno dei miei preferiti, potrei quasi dirlo, che è uno dei miei preferiti, mi ha dato sempre delle sensazioni bellissime, mi sono divertito tantissimo quando l'ho giocato, si parla più o meno che era il 2011. Sono divertito tantissimo sia nel single player che nell'online, sia anche con un mio amico che poi dopo si è unito dopo. Io ho cominciato a giocarlo già per un mese, lo stavo spolpando vivo, poi dopo lui l'ha preso il mese successivo e abbiamo continuato a giocare per molto altro tempo. Fate conto che l'ho giocato per tutta un'estate questo giochettino qui, 3 mesetti buoni, giocato proprio senza, come dire, senza limite a ripetizione, mi è piaciuto veramente tantissimo. Multiplayer soprattutto dell'epoca, che era libero, era proprio il selvaggio West, perché potevi andare a rompere i coglioni a chi ti pareva, potevi proprio trollare la gente, no? Che entrava, metterti lì a spararli, impedirgli di fare le missioni. Lo stesso per te con Red Dead Redemption 2. Beh, certo, te magari sei più legato al 2. Comunque sono due giochi capolavoro, sei chiaro. Il 2 io lo associo alla streaming, va bene, anche se era un momentaccio, perché mi ricordo di aver litigato con diverse persone in quel momento. Infatti se vedete la registrazione della live, in alcuni momenti è un gioco lunghissimo, va bene, quindi non è sempre stato così, però in alcuni momenti ero proprio incazzato nero con alcune persone, questo proprio era quello perché c'era anche la streaming in mezzo, quindi erano legate le due cose, l'esperienza del gioco e la streaming erano una cosa sola in quel frangente. Questo invece ho già dei ricordi pregressi, bellissimo, bellissimo. Comunque capisco, sì, Red Dead Redemption 2 è al 100% migliore di questo, ragazzi, non dubitate, probabilmente non verrà mai fatto un gioco migliore, cioè secondo me, a mio avviso, un gioco migliore di Red Dead Redemption 2, giusto, ma potrei dire Kingdom Come Deliverance 2 sarà in quel modo, sarà dello stesso livello qualitativo, ma io dubito che sia Rockstar che altre software house abbiano le capacità di creare un mondo come quello che hanno creato su Red Dead Redemption 2. È impossibile, è troppo complesso, è pieno di sfaccettature, ci hanno buttato un sacco di tempo per realizzarlo, sono tempistiche, soldi e capacità che non, secondo me, a mio avviso non sarà ripetibile come cosa.
Poi per carità le componenti grafiche miglioreranno sempre, che ti devo dire. È la componente artistica che invece sta calando tantissimo, è il grave danno dei videogiochi, perché che a me li rende anche meno interessanti, perché la componente artistica per me è la priorità. Vi ho portato mica tutti i giochini AAA cazzo nel canale, ve ne ho portati tantissimi AA, anche a una sola, senza problemi, purché avessero un'idea specifica realizzata, come dire, al meglio delle possibilità del creativo. E si vede quando c'è questo impegno, questo amore nel creare un'atmosfera giusta. Qui c'era tutto, per fare un Red Dead Redemption 1 e 2 c'era tutto, c'erano anche i soldi. C'erano i soldi, l'impegno e tantissima gente a lavorarci, e un direttore creativo che li ha messi tutti in riga per dargli una direzione coerente. E si vede, cioè, questi secondo me sono i migliori. Guardate che bel tramonto che c'è, bellissimo, è bellissimo. Anche perché quest'area è molto più desertica di quelle che abbiamo visto sul 2, no? Lì l'ambientazione è molto più vasta e variegata. Comunque qui c'è un'altra missioncina. Io lo staccherei adesso, stacco. Io adesso stacco. Però come si fa? Come si fa? Andiamo a dormire da qualche parte? Si può salvare così al volo? Vabbè ragazzi, un secondo, guardate, facciamo un attimo una cosa. Devo pisciare per forza. Torno subito. Some folks don't know anything about money. Not like you and me. You should see the poor state of some folks' savings. I have to laugh. Hello. Howdy. Of course you can exchange your blue bags for gold. You don't want to do that. Hey, how you doing? Well, hello there. How about a loan? Our interest rates are very low right now. A certain marshal around these parts has been seen beating women for it. You don't say. Naturally, nobody wants to carry around gold and silver these days. Well, howdy. Eccomi, scusate. Mi sa che ci tocca fare forse un'altra missione. Well, I'll just take care of that for you. Thank you for your business. Non so se ci è salvato né dove. Forse o troviamo un punto dove dormire, oppure dobbiamo farci un'altra missione. Noi siamo qui davanti a una. Facciamocela, dai. Ultima. Stavolta ultima. Ah, since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. Right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night, they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. Bel goccetto, vai. Coraggio in bottiglia. Hey, wait up! All right, let's go. Stay together. Marston, I hear you caught up with Mr. West Dickens. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. I'm just changing fast. He's
no more a scientist than I am a priest, but people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. I can't understand a goddamn word he said. A more flannel-mouthed bunko artist I've never met. Look at them vultures circling up ahead. Might just be a dead critter. Marston, take a look. Eli, you too. John Marston, fagiolo a rapporto. Stavo pensando che l'unico dato negativo di questa serie di giochetti è che non manchi il doppiaggio italiano. È l'unico elemento negativo che posso annoverare. Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people they went and dropped their gun. Purtroppo tutti i giochi Rockstar, esatto. Tutti i giochi Rockstar sono così. Non ci spendono una lira su questa roba. Sul doppiaggio, è un peccato, questa cosa. Andiamo a caccia dei bandidos! A bunch of weak men. A pack of cowards is the most dangerous kind. Some men are just born plain evil. I think it's this land that makes them men, as much as the other way around. Men are born, and then they're formed. At least that's how I see it. Che Buddha che è Maston. Any number of people, especially now the word's out we're cleaning up the county. Look, Marshal, more vultures. All right, let's go check it out. Check it out. Man, more dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. Come on, let's ride. They can't have got too far. Sons of bitches! Didn't you once run a gang of outlaws, Marston? Yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and thieving's never right, boy. No matter how you dress it up. Unless it's ordered by a court of law, you mean? Place looks deserted. Where is everyone? Sono qui, guarda, è una trappola, scendiamo. John, you check the buildings in the barn. Perlustra la latrina. Nobody's in the shed. No one here. Sono in casa. Il cavallo se ne è proprio andato a fanculo. There's no good reason for that to be boarded up. Come on, John. Shoot that door open. No. Che macello, che barbarie. Holy sweet mother of mercy. Please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. All right, boys. We need to get into that house right Vai. now. Non è morto ancora. E che è? L'uomo antiproiettile. Mi vedo energici anche a voi, bravi, bravini. Sono dentro. Pistolazza.
I see one of them. Are you kidding me? Drop the weapons and put your hands up! Hey, we got something! Just run off home! Ce n'è uno al piano di sotto ancora. Chigliamo prima lui. Oh madonna, muori. Cazzo, che lenta che è la mira. Stavo per morire. Ain't you a pretty little thing? I'm gonna enjoy this! Bastard! Non so perché non l'abbia preso, lasciamo sta. Stay close! It just takes one bullet. I'm gonna send a bunch just in case! As soon as you can, make a run for the shed. Keep your head down. Oh madonna Cristo, puttana schifosa. Sì, ma ci mettono le cose, trappoloni, no? Io sono un cecchino, Spout, io sono un cecchino. Bisogno di lunga distanza. You know you're gonna die, right? Stiamo giocando a difficoltà hardcore, ricordiamolo, Maledetto! Fuochi di artificio. You and me gonna have ourselves some fun. We're gonna be all right. Devo stare attento a questi muri perché mi bloccano. Thank God. There's a deputy waiting for you in the shed out back. Make a run for it when it's clear. Thank you. They said they were gonna kill us all. Sono dei babbari, dei babbari. Babbaro. Vediamo se anche qui i cuscini sono smontati, no? Ce li hanno più belli dei nostri. Ora abbiamo già $151, mica male. Basta, basta per sta sega, basta, fateci salvare e smettere perché basta. Io poi sono stanchissimo. E mo che famo? Ne andiamo? Dov'è il cavallo? Let's go. Ma sono ancora qui sti stronzi. Forse c'è il capo da battere. Che fanno? Some folk tried escaping to the south. Sì. But then some robbers started chasing them down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk ain't men. You ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. Yeah. What is wrong with this country? Not up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives. People's homes. Come on, they're gonna get away. Vai, andiamo. All right, let's find those bastards. Bah. Grazie, amico. Come on. Do you think they might be headed? What?
La sciolla. Sciolla Spring, sciolla. What's your beef with Williamson anyway, Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell are you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. It was once like family. If this is how you treat your family, I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. And bear it in mind, he's left me for dead the last 2 times I've seen him. I'm about figuring we've moved past it. Eyes up! You see that? You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! We'll make our stand here. Stay covered. Watch your head. This ain't good, Brad! It's us or them. They ain't gonna retreat. Keep up with me, darling. No, ma vaffanculo, ma dai, Dio Cristo, ma dai, ma un colpo mi hanno killato, mi hanno sterminati tutti, ma va a cagare, va. Killo, a scatafascio. Let's make these bastards pay for what they did to those farmers. Hellfire! È finito. Dov'è? Uno è qui. God damn it, there's 4 of them. We're gonna burn more closer to the ground. This would be a fair fight if you could shoot straight! Surrender! We'll kill every last one of you! Madonna. Ma vaffanculo, ci ho provato. Ti piace o non ti piace Caparezza? No. Non mi piace Caparezza, onestamente. Frazza, proprio per niente. No, ma perché me lo chiedono sempre tutti. Mi chiedono sempre tutti sta cosa, no? Ma ti piace Caparezza? Lo sempre... No, perché per il titolo, no, l'ho chiesto, me lo chiede per il titolo che c'è. Io sto registrando, Frazza. Nella live è il titolo, ti piace Cacarezza? La live si chiama Ti piace Cacarezza? Due colpi siamo morti, ragazzi. Qui mica si scherza. Modalità hardcore è tremenda. Beccati questo, merda. Alle spalle come i codardi. There's some bitch is still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie, give. Oh. Norman Deek. Nice to see you again, buddy. Il rap mi fa tutto cacare. Norman here is gonna help us get the bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you. Hog time.
Let's get him to Mi jail. ricordo i primi tempi della streaming, no? Quando la gente dicevo, guarda, dice, a me il rap mi fa proprio cacare, cioè proprio mi fa schifo il rap, la peggiore musica del mondo, no? E tutti ci provavano, ti faccio sentire questo, ti faccio sentire quest'altro. Lo sentivo, mi faceva cacare lo stesso. Poi a un certo punto sono arrivati quelli di Caparezza, no? Come vediamo, ma Caparezza ti deve piacere, cioè può non piacerti tutto il rap del mondo, ma Caparezza ti deve piacere per forza. E invece è strano, ma vero, mi faceva cacare pure quello. Pure Cacarezza mi fa cacare, anzi forse mi fa cacare anche di più, perché lui vuole fare il personaggio strano, no? Fuori dai binari, ma in realtà è come Giovanotti pure. Caparezza come Giovanotti, guarda. Uno parte del meccanismo, parte del sistema, nulla di straordinario, quindi sì, assolutamente personaggio odioso come tutti gli italiani. Io potessi mi fare gli occhi a mandorla e andrei a vivere in Cina. Comunque basta ragazzi, qui non finisce mai, come quando ci fanno salvare da qualche parte. Io non posso andare all'infinito, il gioco a un certo punto deve dire basta. Dai, allora si va a dormire proprio in una casetta, dai. Andiamo alla casetta. Dov'è? Lontanissima, dall'altra parte dell'universo. Qui. Facciamo viaggio rapido, C'è il viaggio rapido? Non c'è. Vabbè dai, arriviamoci. Come se ti dicesse, guarda, il rap ti deve piacere adesso, perché se non ti piace il rap c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va in te. Sei una persona che non va bene. Non ti vuoi integrare, non vuoi essere parte del sistema, del nostro sistema che ama il rap. Tutti amano il rap adesso. Non vuoi parlare il linguaggio dei giovani, non vuoi essere sul pezzo. Ma vaffanculo, va. Non ne ho bisogno. Sai che ti dico, non ne ho bisogno. Non ho bisogno di accondiscendere a queste cose e dire che una cosa è bella se non mi piace. Non ho bisogno. Allora, qui secondo me c'è un lettonzo. Potremmo andare qui a dormire, vediamo. Magari poggia il fucile. Non è molto bello andare in giro così. Si può andare a dormire, chiudere il giochetto per piacere. Madonna, $50 ma sì, acquistiamo. Questa diventa nostra. È acquistata, è nostra adesso. Non è un affitto. Quindi andiamo, va bene. Ci serve, se no ogni volta tocca fare il giro dell'universo. Vai, mi fido di più del salvataggio manuale, non si sa mai. Quello di automatico è comunque una sicurezza a modo suo, però è un po' instabile. Alla prossima, forza Mitin, Cowboy Mitin. Giochi, Reddete Redemption. Direbbe così, paesano. Che non un po' ignorantone, no? L'uomo d'altri tempi soprattutto direbbe. Ma questi Double Eleven sono quelli che hanno fatto la cosa, a cui hanno affidato la Remastered. Ora io credo che si possa chiamare Remastered e non remake, cioè, è come, secondo me è come quello di coso, il gioco di Mass Effect. Non è possibile che abbiano fatto solo una Remastered. Ci devono essere componenti remake e componenti remastered, però principalmente è una remastered e non un remake.
Cioè non hanno cambiato niente rispetto all'originale, se no probabilmente qualche piccolo dettaglio. Allora, dov'è? Ma come? Scusami. Forse devo selezionare... Boh. Ma aspetta, il salvataggio dov'è? Salvataggio. Ma perché non mi dà il caricamento del gioco, scusa? Carica partita. Dov'è carica partita? È impazzito? Pure questo, eccolo. Kakawashi. Forgive me, man. I ain't all there today. Kakawa. Kakawate. Kakawa. Cosa Kakawa? Indovina? Kakawate. Kakawate. Allora, lei è più lontanuccia. Io farei questo Dickens, il venditore di pozioni. Eccolo lui. Ma sto cane che cazzo vuole? And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of Eastcheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be? I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. Head for Ridgewood Farm, John, and hurry. There are people there in dire need of my tonic. Qui ogni volta mi... Cavallo, dove vai? Ah no, sali sul carro con... Ok. Ma non ho detto, allora, di qua. Questa è la soundtrack finale di Soul Eater, no? Kakawaki. Kakawate. Kakawate. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. Stay on the road! Che bel gioco, ragazzi, che bel gioco. If I may be so bold, get back on the road! We'll have nothing left by the time we get to Ridgewood. For ye, such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as a horse with the collar. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. For the love of God, try to stay on the road! My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. Knowledge makes a fool into a doubting Thomas.
It's the cross I bear as a pioneer in the fields of commerce and medical research. You seem to be mistaking me for an idiot. My tonic cures all known ailments, that I can guarantee you. But for the sake of argument, even if it didn't, surely there's still value in giving a person the belief they can feel better. Is that not, after all, the cornerstone of religion? Faith has its own beauty. Questa bikini era proprio il giochino che ci voleva, assolutamente, guarda. The spirit of free enterprise must be embraced. Except it's not free. Can you put a price on solace, on peace of mind? I sell hope, John. I sell dreams. Is that not what this country Ma per fare una previsione direi che potremmo metterci intorno alle 25 ore per finirlo. Attorno alle 25. I provide a desired product at a fair price. You hop out here, John. Follow me in on foot. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. Mi ricordo questa missione. Are you sure? Friends! Hard-working souls of Chola Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headache, neuralgia, earache, toothache, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Here it comes.
Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir! Look out of the sky! Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Hey, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Let the battle commence! Come on, show me something. Come on, friend. Draw on that newfound strength. Bastardo. Center's irrefutable. A me 3, a me 4. Let this opportunity A me 10. Look, he's over there. Go get This ends now. Watch out! He's got a gun! Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Marvelous shot, dear boy! The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. You'll be fine. Get out of my way. Hey, where are you going? No, lo prendo nell'elisir. Prima che finiscano. Anche lui si è convinto. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Mm-hmm. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Vai, cavallus. Andiamo. C'è da incontrare quello lì. Però prima c'è da finire la missione con Bonnie. E qui c'è uno sconosciuto. Andiamo a sentire che cosa da dire, va. Questo sconosciutroio. Sai che in Toscana, ragazzi, se uno non dice una parolaccia ogni 3 secondi proprio non vive. È come non vivere. E questa fanciulla è una trappola. Hello there. Howdy, miss. What are you doing out here? I'm thinking. Sto pensando. Have I seen you before? Oh, yes, I think so. On the train from Blackwater, perhaps. Yeah. Yeah, you were talking with the preacher. Yes, sir, I was. I don't know if it's so safe out here, miss. Oh, Jenny. You can call me Jenny. All right. I'm safe because I have faith. So, faith can move mountains. That's the whole point. You're trying to move a mountain? Oh, no, I can't do anything. But with faith, I can achieve great things. I know that. I know it. You want me to take you back into town, ma'am? You seem kind of unwell. Oh, I get such clarity out here. I see things purely. The world is so beautiful. And full of things that'll kill you, including illness. Nothing's gonna kill me, sir. Well, take care then.
Miss Jenny. Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh, heavens. Oh, praise you, Lord. I knew you'd save me. Excuse me? You see, it was only through his will that you were ordered to save me. Tell me, were there angels in your vision? Jenny, can I take you back into town? Praise you, Savior. I knew you'd save me. Will you come with me? Oh, I'm fine here, mister. I'm coming. Heaven. Il figlio dice, è una matta totale questa qui. Una matta totale. La fede l'ha rincitrullita. Però almeno se pesa la medicina. Down, 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 down. Guarda, qui ho ammazzato qualche creaturicchia. You won't get away with this! Ci ha preso il cavallo. Quello è ucciso. Mi ha tolto 25 di onore, scusa. No? Sti cazzi, ragazzi, non me ne frega proprio un cazzo. Zero totale. Tra l'altro sono sceso non volendo scendere. Però ancora ho delle difficoltà perché i comandi sono come al solito tutti diversi dai giochi che abbiamo giocato finora, no? Ogni volta è come tornare bambini in questi giochetti. Per imparare a camminare. Down, down, down. Devo guardicchiare anche la mappa ogni tanto, così si capisce bene. Qui c'è la figa. Down down, 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 down down. Quando giocavo a queste giocchette nel 2011 pestavo, lavoravo nei locali e c'avevo la fidanzatina pure. Di tutto questo mi manca solo pestare. Tipo questo. That was your own fault! You gotta run faster than that. You're slow, my friend. You'll get along fine here, son. Now get gone.
Facciamo una missioncina per Bonnie. Mi sa che siamo vicini a sistemare il tizio a Fort Mercer. Fort Murder. E lei comunque c'ha un ricco possedimento qui, A staralluccemino. Starallucci. Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Todd McFarland. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. Caramichina, qui le cose Very serie. well my children and I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, Poi potremmo farci delle live speciali Come on, in Bonnie, we got questi things to do. prossimi 2 Mr. giorni, Marston, domani e do you wanna join us? dopodomani. It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Che è Halloween e poi il giorno dei morti, il dia de los muertos. You're gonna need this, Mr. 2 Marston. live speciali. Pizza e cimitero. Right. Now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Incredibile giocare a Red Dead Redemption in questa stagione, ragazzi. Giuro, normalmente non so se l'avrei fatto. È dovuto all'uscita, no? È dovuto esclusivamente all'uscita. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland.
Tipo l'uncinetto. Non lo so. Forse anche l'uncinetto. There's the horses! Get that lasso ready! Rope one! Easy now. Bring it down together! You gonna use that rope or not? Come on! Wow! Qual è il cavallo del barco? Qualsiasi. Cambiano continuamente direzione. This one ain't going nowhere. You're mine now. That's it! Come on, Come let's on, go. come on, come on. Let's see it, boy. Easy now. Keep at it! Come on, come on. Nearly got you. Come on, then, cowboy. Try not to move too much! Take it slow now. You're doing fine! Come on. Calm yourself. Good work. I'm impressed, Martha. I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. What are you waiting for? Come on! Yeah. You haven't gone all day. That's it! Hold it there! Just want to break him in. I got a hold on him. You got this! Whoa! Relax now. I got you now. Nearly there. Whoa there. Come on, baby. Calm down. You're a regular Bronco buster, city boy. Nice work. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be Il shining sonno over, dei Mr. giusti, Farmer. no? Chi dorme senza problemi sulla coscienza. Come on, boy. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day, if you can bear to stop killing people for a living. Sure. Yeah! Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. Questi hanno fatto i soldi saccheggiando gratuitamente i beni della terra, no? E appropriandosene. You sure ask a lot. Questa era una terra da saccheggiare, l'hanno saccheggiata, sono diventate ricche le famiglie così, no? Talking in the past Merde. says it all. No, that's not Ora what però I non c'è mean. più niente da You must add saccheggiare. some suitors, that's all È I'm tutto di saying. qualcuno, Some, no? I suppose. Here and Non puoi there. più saccheggiare i A beni ranch in the della middle of terra. Hennigan's ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified.
Where'd you get your air? Down, 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 From a down, couple of cheap down, down, governesses down. Paul hired to save us from being savages, I'd like to talk about more than just Non si cattle cavalca and più neanche il chickens cavallo, però sometimes, si può that's all. cavalcare And after my figa. brother left, Cavalca it was figa up si to può me to fare. become the man of the ranch. He never admitted, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Yeah! Rumori della zoccola, degli zoccoli. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. Right you are, miss. Come on. Prendiamo quello gold. Il capobranco. Come on, come on. Dove vai? No, 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 devi andare di là. Devi andare di là, assolutamente. Vai, vai. Let's go. Yeah. Madonna, mi va troppo veloce il cavallo a volte. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down. Bring him back. Come on. Faster. È velocissimino. Velocissimo, c'è un sacco di stamina. Yeah. Maremma. Come on. I got you. I got you now. Relax now. Nearly there. Come on, come on, come on. That's it. Easy. E vai. Yeah. E scendi. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, man. He's a fine animal. È potentissimino. Va sellato però.
Ah, ecco, li abbiamo già messi. Li abbiamo già no, non è segnato. Raro e agile. C'è un'altra missione con Bonnie prima di andare su Set Lost Chapel. Vedi, sono disponibili nuovi oggetti, sì, perché ci vogliono dare la sella. Giusta minchie. Io farei il giro, perché questa qui, infilarmi in questa gola non va bene. Non è cosa buona. È giusi. Un cavallo raro, indomabile. Come non se ne sono mai visti. Un cavallo di una rarità incredibile. Come solo in Sicilia ce ne sono. La Sicilia è la patria dei cavalli indomabili. Degli stalloni, anzi non i cavalli, degli stalloni indomabili. E così almeno ci si mette anche l'essere umano, no? Tra gli stalloni. Stalloni però è Napoli, sta. Dove c'è questa sta, è sempre Napoli. Cosa c'è adesso? Whoa, whoa there! It's Tuesday, boy, and we're here to collect. Hand over what you got. Merda, mori. Take all the money. It's yours. Please, don't kill me. Era un po' titubante, avrei quasi voluto. Chi cerca di uccidermi deve morire. Maschio o femmina, non importa. Questa nei giochini va sempre fatta questa cosa, non c'è niente da fare. Cavallo, no, questo cavallo. Oh, dove vai? Lo stallone sparisci, no, no, questo ancora non è il nostro cavallo, ragazzi, ma che scherziamo? Ma scherziamo qui, l'ha donato e ora che ci facciamo? Come facciamo a renderlo nostro? E vedete c'è l'altro cavallo che pure ci insegue. Forse va semplicemente legata alla staccionata. Boh, sarà nostro il cavallo, ragazzi. Speriamo bene. E se non è nostro, sti cazzi. Hey, miss. I got most of the horses secure and the chickens. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang.
Monta sul tuo cavallo. No, dov'è l'altro cavallo? Let's get going before the weather gets any Lo worse. sapevo, vabbè dai. Probabilmente è la stessa cosa che ho fatto la prima volta che ci ho giocato. Io vado direttamente alle missioni, probabilmente c'era da andare un Sky attimo don't look good. I'm starting to think somebody up there's conspiring against me. altrove. Are you a religious man? Not in any real sense. Sometimes I tell myself things happen for a reason. Like what brought me here was fate come a-calling. But nobody made my path for me. We all need to look for answers somewhere. Some in big old books, others in big old bottles of whiskey. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. Past is who we are, Miss McFarland. There ain't no changing that. Faith is a luxury I can't afford. We have 2 herds out grazing in different pastures. We'll need to merge them and bring them all back. I think we can handle that. The cows get real ornery in bad weather. It's more work, but I'll show you how to deal with them. We're not going to be able to hear each other in this rain. Just make sure you don't lose sight of me. Easy now. Drive them over to the pasture by the old oak tree. We'll merge them with the other herd there. This is getting nasty. It's getting harder to see anything. Maronna oh. Dove te ne vai? Dove te... un'altra se ne va. Se ne va per i cazzi suoi. No, 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 non te ne andare. Ferma! Capo di bestiace. Oh, certo che te sei testardo,
Questo è pure un lavoro perfetto per la Michina. Lei saprebbe farlo in 5 secondi. E loro vanno. Dove vai? Dove vai? Torna tra il bestiame. Torna, vai. Io faccio le veci della michina, Riga. Ricordati sempre che faccio le veci della michina. Grande signor Marstrons! One day. Thank you, Miss McFarland. Perfect. Ce lo scrivono perfect. Come on. Le varianti della canzoncina. Ora posso giocare a ferro di cavallo, finora no. Vado a prendermi un coffee intanto che parte la missions. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Thank you, Mr. Marston. I'm sure it's nothing, but I worry about the old fool. Let's go! We ain't got time to wait! Un attimo, scusa, un secondo. Fai conto che sei andato a cacare. Invece sono andato a prendere il caffè. Però lei non lo sa. Vabbè, adesso sono andato a prendere un caffè. Sì, magari c'è. Già se lo bevevano, dai. Il caffè credo che esista dalla scoperta delle Americhe, quindi. Esisteva già da un bel po'. Questo che è ambientato fine 800. Esisteva già da 200 anni. I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry, we'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Miss McFarland. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Look, I think I see someone. Chi hai veduto? Ah. Daddy, what happened? Nothing nice. Rustlers, I guess. Maybe the Baller twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now. Fetch the wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. Come on, boy. Careful! What could have happened to those poor men?
And their horses were dead too. I think we should get back there as soon as we can. Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Those damn rustlers! I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. I don't think that's a good idea. And you're no better. How many men have you killed? Do you really want to know? It's disgusting. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in. Like there was some twisted morality to what you did. We all have a code. Only some of us don't The realize. outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal. There's nothing more depressing than a man who's found a way to think the bad into Nobile good. criminale. Mi sento offeso se dice che non esiste il nobile criminale. Io sono il nobile criminale, scusami. Come osi dire questo? Come osi dire questo? Madonna, il cavallo fa... Somebody get them horses out! The doors are blocked! We need to find another way in! There ain't enough of us! It's getting worse! We have to find another way to get in there! Put it on! La parte con Bonnie è molto tutorialosa, Más agua! Get a move on! ¡Los caballos! Well done! Now let's save the horses! Get it moving! Come on, come on! You sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. You saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, I did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Gli americani vincono le guerre solo grazie alle tecnologie. Anche gli indiani li hanno battuti soltanto perché avevano le armi da fuoco. A great I think you got enough, Dad. You saved my life. La Gatling All I ask gun of you is aveva. this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business. Ma quella è dovuta, è legata alla guerra, Mr. Marston. It'd be my pleasure. alla guerra di secessione. Well, you get some rest. I've got to go see how my father's bearing up. È solo una tecnologia superiore che abbatte una inferiore, no? È sempre stato così, anche i conquistadores arrivavano lì con i cosi, con le armature scintillanti. A fare i superiori, no? A fare i supremi. Maledetti, maledetti! Questa mucca è rimasta fuori. Un altro recinto. Vabbè. Levate su, ciccio bello. Il canino?
Sei pazzo. Allora vedi che alla fine se n'è andato un toro. Non sono cazzi nostri. Allora vediamo, qui ci hanno dato 2 missioncine. Questa è Sceriffo Johnson. Io prima andrei da 7. 7 e 8. Ora dovrò smettere fra poco perché vado in palestra. Anzi, probabilmente dopo 7 smettiamo. Era comunque un mini gameplay, ve l'ho detto, ci godiamo. Qualche missioncina, poi non è lunghissimo, non è Morrowind, 300 ore per finirlo se va bene. Che c'è, uno sconosciuto che si vuole suicidare? Parliamoci. Questo è più raro beccarli. Hello, John. John Marston. Come sai il nostro nome? Do I know you? I hope so. I seem to know you. I'm pretty good at remembering faces. Are you? Do you remember Hattie McCourt's face? Who? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Pretty girl, until her eye was hanging out by a thread of tendon and her brain was plastered over a wall. Not really. Then why would you remember me, friend? You've forgotten far more important people than me. What's your game, friend? I don't have a game, John. Listen, sometimes I just wish I'd known more about life. Wish I'd had better guidance. A friend of mine is drunk as a skunk in the saloon on Thieves' Landing. I think he's going to be unfaithful to his dear wife. Why don't you head over there and see if you can advise him how best to proceed? What do you think I am? I know what you are, John. Just if you've got the time, friend. Va bene. Facciamo questa missioncicchia. Beh, non ci dici niente? Non ci ringrazi? Vabbè. Grazie. Grazie per il salvataggio tempestivo. Let's go! Sbarandong, 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 sbarandong. Andiamo prima qui in questo posticicchio. Ah, era di qua però. Ti conosco, era esattamente dalla parte opposta. Opposter. Vabbè. Andiamo a Cox. Cioè, tanto quella rimane lì. Andiamo alla Chapel, che c'è il becchino, no? Ah, qui c'è un altro sconosciuto. Una vecchia pazza. Everything all right, madam? It's Miss. Oh. Oh, let me look at you. Sembra il mio vecchio Johnny. A gentleman caller. You remind Mi ricorda il mio me Peter, of my vedi, Peter. vive nel passato. Have you seen him? I don't think so. Where is that man?
We'll be late for the ceremony. He must still be at the saloon in Armadillo, talking to the musicians. He's such a fine man. Must be making things right for me, as usual. Well, I gotta get going, ma'am. I'm sure your Peter will be just fine. Wait, I beg you. Would you possibly go fetch him for me? This was meant to be my perfect day. Please, sir. Something must have happened. I can't bear it. So you want me to go find your Peter so you can have a perfect day? Yes, please. I'll see what I can do. Oh. Ora 2 missioni. Ora dovremmo averne 2 di cerchiettini viola. Qui c'è questo, ok. E qui ci rimane questo. Qui dovrebbe esserci la parte innevata della mappa. Qui mi ricordo c'è il fortino, questo enorme, dove c'era un tizio che si metteva qui sopra all'epoca del multiplayer, si metteva sopra questo cannone e cominciava a sparare a tutta la gente che era qui sotto e qui. E quelli che cercavano di andare fino a lui, no? Io mi incaponivo per andare a killarlo. Tipo boss fight. Cattivissimo. Chissà chi era quel tipo, no? Chissà chi era. Comunque ormai andiamo da 7 che siamo qui, tanto non ci cambia niente. Il beccamorto. Excuse me, are you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. Wes Dickens. My name's Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. Wes Dickens. Let me be frank for 1 second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look, scrambling around, look for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that, then? The map, partner. The map that tells me where it is. Where what is, friend? I ain't telling you that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine. It's mine, all mine. Sure. Il tesoro che è Where's this Gollum. Moses now? He's at Benedict Point. The law got him for exhuming. Some people, they feel differently. Not Moses. Him and me are the same. The self-same. Well, come on, Seth. Let's go see Moses. Get you your map back. Then maybe you'll help me. All right, partner. Let's go. Come on then, partner. Amorina, Topina. Chi è quel che ruenta, amichina? Vuoi venire qui sopra sul papino? Ma
dove stai andando? Dove stai andando? Hai visto, mi dica? Tutta rilassata. How can you sink that low? Digging up graves and looting from the dead. Ah, hypocrite. The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. People have been laid to rest. You don't know nothing. I talked to a lot that ain't been forgotten by every other fella. Mi fai sbandare col cavallo. Have you looked in the caves then? It's very dark. What'd you say? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. Seth, I need someone who can get over inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yeah. I met Williamson and Deke, all them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who do things most other fellas won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother, assuming you help me find this bat that is. What's so important about this map? Nothing much. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a raging fire I can't put out. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat, I don't sleep, I don't wash, and I don't care. I know. I can smell you from here. It used to be about the money, but now, I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Only it's me. You know? Maybe it's time you moved on. No way I can stop Ah, now. questa missione me la ricordo. Pieno di nemici. There's no difference between night and day. All right, this is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. As far as I know, Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Lead them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. This is one god-awful assignment. I know. This place is deader than a side of bacon. Are you looking for trouble, mister? Me l'hai chiesto te, mi hai costretto a diventare ricercato. Come on! Easy. La pagheremo la taglia. Best we deal with this now, mister.
getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Moses? Oh, Moses! You got a visitor! Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me! Get that slippery bastard! I need him alive, though! Don't trust Seth! He's sick in the mind! Son of a bitch! Incaprettato si dice. Seth's lying to you, mister! Seth could sell his own mother! You must be stupid trusting that crazy bastard. Seth lost his mind a long time ago. Who do you think you are, mister? It's mine now. You hear me, Moses? Mine. Mine. Moses, you son of a bitch. Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisty little freak. I ain't telling you shit! Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. Suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. Oddfellows Rest. It's in Oddfellows Rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Come on. We can pay it off in the telegraph office. Hurry up. I need to go find that man. Ah no, è qui l'ufficio telegrafico. Tutto qui. That crazy Mary swears she's seen treasures in the tumbleweed. Freedom's expensive, I'll tell you. Master, Go speak to that I'll fella. stay Let's out get of this trouble over with. now. Ma la lettera di grazia la terrei così. Se abbiamo una taglia ancora maggiore, usiamo la Don't worry lettera. yourself with thanks, Seth. Just help me when I come after you. La saggezza da pro player, da old player, più che pro. Non è che sta roba pro mi fa incazzare e basta. Il concetto del pro player fa veramente schifo. Ma pro di che? Che poi un altro non è una capra, no? Bravo, in un giochetto è una merda in 100, in 1000. Pieno di giochetti, però è possibile. My, take a look at you. Will you take a look at you? You look like you've seen trouble that's good enough for 100 men. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a capital T. That's just capital. Whatever you say. Cold, tough, but with a heart of gold. The cowboy sings his lonely song like a dog whose bone is made of wood. Excuse me? Oh, nothing. I was just writing my next piece. I've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east. I don't understand a word you're saying, mister. Yeah, my mom felt the same way. And now she wrote me out of her will, and there's no hope for any of us. Jimmy Saint, sir?
At your disposal. But please don't dispose of me just yet. What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West for a monthly back east. You know, I'm sending them my oh-so-witty and oh-so-pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find, too. Wild men, cheap women, you know, guns, that sort of thing. Well, you have fun. Fun? I'm gonna have the time of my life, sport. I tell you, mister, the time of my little old life. Vabbè. Però loro si introducono e basta, questi sconosciuti. Si introducono e basta, poi dopo li ritroviamo. Allora, io ragazzi torno su, arrivo subito, un secondo, Che sconiglina quella gattina, era una sconigliettina, Quindi abbiamo attivato tutta una serie di missioni GL. Qui c'è una missione di Dickens. Qui c'è di nuovo Seth. Qui c'è il sceriffo Johnson. Ora non mi ricordo quanti nemici debba killare lui per rimettersi a posto, diciamo, con la legge, no? Perché è la legge che gli ha imposto di catturare gli altri. Diciamo che la moglie e la figlia, il figlio, non mi ricordo, sono tenuti prigionieri dalla legge stessa, in modo che lui aiuti la legge a sbarazzarsi della sua ex banda. I used to box in school, you know. Come on! E così è un bounty hunter, un cacciatore di tovaglie. Prendiamo la diligenza una volta, va? Ma che guida? È la diligenza questa. Serie dei passeggeri. Destination? Armadillo 11. Direi armadillo, va? Going to Armadillo. Go to sleep. I don't want to talk to anybody. Armadillo. Allora, uno si può godere il viaggio lentissimo, oppure può skippare, salta il viaggio e noi faremo così. Fagioli Forever Redemption, sì, e non ne abbiamo ancora mangiati. Però non l'ho mai visto mangiare i fascioli. Però adesso salviamo e visto che siamo ad Armasgrillo, ci sarebbe da fare questa missioncina veloce. Facciamola, dai. Move! Yes, sir. And I'm
Ma ce l'hai con noi, te? I hope so. We're gonna have a showdown. I don't miss, mister. Bear that in mind. I'll shut that mouth of yours for good. Il duello. Vai, facciamo un bel duello. Ah, ci killa. Non mi ricordo come si fa. No, il tutorial facciamolo, per carità. Most interesting. No, fanculo e spara, porco dio, spara! Perché non ha mirato dappertutto? Ma no, dai, ragazzi. Meno male che era il tutorial, cazzo. Il nullorial, non il tutorial. Ci dice non c'è detto niente. Mangiare e vedere solo quelli, solo i fascioli, tutto il tempo. Con la nostra sparafascioli. Ma guarda che merde. Vabbè, niente, è andata male, ragazzi. Impareremo. Ma di nuovo qui il tizio. I'm gonna cut you a new hole. You think I'm a What the hell are you doing? Suppose not all men are bad. I won't forget what you did here. You take care, lady. There might not be anyone around next time. Poi scappa. Gridando. Are you blind? Move! Tutti terrorizzati, ragazzi. Niente. La missione pure non c'è più. L'ha fatto il tutorial, l'ha fatto. Era lì, era in contemporanea il tutorial, capito? Non era un tutorial che stoppava bene l'immagine, che ci schiantava. Vabbè, senti, mi sono rotto le balle. Devo smettere perché dopo vado in palestra, quindi... Andiamo nel nostro appartamento che facciamo il salvataggio vero. No, se mi sta impanicando con questo gioco, vai. Ah! Salvato una donnina e tutti gridano. No, cambia vestito, non è il nostro appartamento. Sarà questo qua. No, è questo il nostro appartamento, cazzo. Oh, salva partita. C'è anche lo sconosciuto di su. Dai, andiamoci allora, dai. È riapparso in tempo, prima che mi rompessi del tutto le balle. Just so you know, I don't take requests, mister. I'm looking for a man. Name's Peter. Fella's meant to get married today. Seen him around? Who? Peter, what she said. You ain't after no Pete Turner, are you? For all I know. Ma guarda, somiglia al 2, è vero. Well, whatever escapes me when not properly stimulated. Ma è un caso, è un caso. Let's see if we can refresh it. Non si sono copiati a vicenda. Or you could run a little errand for me. What do you need done? It's my wife. She packed her things this morning and left me. The dumb wench is still at the freight station waiting for the stagecoach. If you could convince her to take me back. Her name's Rose. I guess I'll go have a talk with her. Now, you'll need more than talk with that bitch. Here, this might loosen your tongue. Truth is, Pete Turner ain't been an armadillo for near on 20 years now. Kind of a queer fella, you know. Caso che si assomiglia. Wasn't here every night. Sure as the moon in the sky. What happened to him? Well, what happens to all of us? I reckon you'll find him at Odd Fella's Rest. Chi è morta adesso? Yeah. That's where Anche you lei, live, I chi? guess. Chi? Te Why don't you prego. skedaddle now, mister? I told you all I know.
Dillo prima che chiuda questa live. Hey, mister. Perché sto per chiuderla, dillo. Chi è morta? Terry chi è Terry Chi è? Una poltrona per Terry. Chi è Terry Ma quella di Frankenstein Jr., ma io non ho nessuna colpa. Non ho nessuna colpa di questo. Stavolta. È vero che su Soul Eater c'è coso, c'è Frankenstein, però 79 anni. È buono, dai. Buono. Anzi. Vabbè, basta con questo giochetto. Continuiamo dopo. Perderà